E da quando sono su questo o quel sentiero spirituale alternativo, più o meno una ventina d'anni, forse qualcosa di più, che sento parlare queste correnti spirituali come possibili soluzioni per cambiare il mondo, per migliorare le cose, per portare l'essere umano su un nuovo piano di evoluzione, con tutte le varie teorie su come questo può avvenire. Ma in realtà una cosa che continuo a notare è che tutte queste stanno perdendo per strada una cosa fondamentale. Te lo dico dopo la sigla. O Lady of Avalon. Cominciamo questo ragionamento considerando che sto parlando nell'ambito del macro contenitore spiritualità radicata e che quindi in quanto spiritualità radicata nella sua visione di insieme non può perdere di vista il funzionamento dell'essere umano in quanto tale, ovvero noi abbiamo il nostro hardware ma anche il nostro software e funzioniamo in un determinato modo. Oggetto di studio da tantissimo tempo, alcune cose ci saranno ancora oscure, ma altre le abbiamo ben chiare. Ecco, il distacco di tante forme di spiritualità da questo piano terreno e umano, con la separazione del pensiero duale oppositivo, per cui il sacro è relegato in alto, in fondo, lontano da noi e tutto ciò che è sulla terra, corpo umano compreso, è profano, in realtà dimentica proprio che il cambiamento comincia da qui. E se comincia da qui, comincia nella testa e nei cuori e nei corpi delle persone. E se questo qualcuno ancora l'ha capito, però diventa tutto una questione di cambiamento del singolo, dell'individuo. Come mai si è finito così? Questo è un qualcosa di in realtà piuttosto inedito, perché le grandi spiritualità del passato e qualcuna anche del presente non ha mai tagliato con questa dimensione, quale? Quella del collettivo. Aspetta, adesso ti vado a spiegare che cosa intendo, per non essere fraintesa, però prima capiamo un attimo perché siamo finite così. Di fatto è diventato tutto una serie di pacchetti di pratiche dove la persona che le fa dovrebbe, l'idea è un po' questa, modificare te stessa e te stesso in maniera tale che se cambi te, allora ognuno lavora su di sé, viene su questa popolazione di persone che hanno lavorato su di loro e le cose cambiano quasi in automatico. Certo, adesso non è che facciamo la contrapposizione opposta, non è che sia inutile lavorare su di sé, è fondamentale. L'ho ripetuto abbastanza, è fondamentale il lavoro su se stesse e se stessi. Però non è sufficiente. E non è sufficiente perché siamo immersi in una cultura che viene sempre dimenticata in tutte le massime, i meme, le frasi d'effetto che sento pronunciare da questo o quella maestro spirituale e anche dalle persone che li seguono. È tutto un fioccare di che è tutta tua responsabilità, che tu non lo vuoi o lo vuoi abbastanza, eccetera, di pratiche fatte su misura per... Ma questo perché ha preso piede? Torniamo lì, perché questa spiritualità si inserisce, a proposito di aspetto culturale ignorato, in un particolare contesto economico, con una particolare mentalità. È un po' brutto dirlo, ma vende più così. Perché è il singolo che poi ha il potere di acquisto, compra il pacchetto e lo compra perché vuole vedere dei miglioramenti della propria vita. E tutto questo va benissimo, ok? Non sto insultando questa parte, però non ci si può focalizzare solo su questo, perché di fatto, proprio guardando il funzionamento umano, noi cambiamo anche per il cambiamento della parte culturale. Intendo noi come singole e singoli. Ma B, c'è un piano decisionale che è sempre e comunque di gruppo, un gruppo che è più della somma di singole persone. È questo il passaggio che manca e che spero nei mind shift che ti propongo attraverso i miei video adesso di portarti. Lo dico meglio,
Il piano del collettivo, proprio perché non è una somma di individui ma è un sistema di intrecci, è un po' come se avesse una sua propria identità. E noi stiamo da un bel po' di decadi totalmente ignorando la costruzione di questa dimensione, che è fatta da tantissimi settori, dal modo di comunicare al modo di prendere decisioni, ha anche la condivisione di significato, che è un'altra cosa che si sta smarrendo e che con la spiritualità radicata e la teosofia io cerco di portare, perché la dimensione collettiva è quella che dà l'immagine vista dall'alto, il quadro completo. Infatti l'Occidente, una delle sue caratteristiche è proprio la frammentazione in tante piccole realtà, tante piccole culture e sottoculture, e lo stesso guardiamo che avviene anche nella spiritualità. Purtroppo c'è questa idea dogmatica, per cui quando imparo un precetto spirituale quello debba essere necessariamente vero. Ma in realtà, se noi guardiamo le 33.000 e oltre correnti spirituali che ci sono al mondo, mi dimentico sempre il numero esatto. Cos'è che hanno in comune? Che sono tutte dimensioni di senso e lettura della dimensione del sacro portati da esseri umani di una determinata cultura in un determinato luogo, in un determinato tempo storico, ovvero una dimensione collettiva. Quindi stiamo facendo un casino di incomunicabilità incredibile, perché questa dimensione non la prendiamo mai in considerazione. E questo ci frammenta ancora di più, ci pone in scontro, perché naturalmente la persona che arriva da un'altra sottocultura diventa un po' la nostra nemica. Questo anche per il tipo di logica che noi applichiamo alla lettura della realtà e che mi occupo in tutto il resto del mio lavoro. Questa cosa ha tanti risvolti, ma te ne voglio portare due in particolare. In un senso, trascura totalmente, a proposito di funzionamento umano, un motore immenso di cambiamento e di meccanismo di diffusione di ciò che è considerato buono, che è il concetto di prestigio sociale. Ti sfido, in senso buono, a lasciarmi nei commenti se trovi una tradizione spirituale alternativa che parla di questo. A chi è che di fatto stiamo lasciando la dimensione del prestigio sociale? Alla cultura dello status quo, al mainstream, quindi alla mentalità occidentale per eccellenza. Di fatto il prestigio sociale nella nostra società qualcosa di piuttosto lontano da, penso, qualsiasi dimensione di lavoro sulla spiritualità. Di solito coincide abbastanza con l'esibizione dell'oggetto più lussuoso, grande e grosso. Sei un figo se c'hai il Rolex? Sei una figa se c'hai la macchina da paura? Sei un figo se c'hai la villa nella prestigiosa località di lusso? Sei una figa se frequenti i locali in? Ed ecco che anche le persone che non stanno proprio in quel benessere economico si affannano e vanno alla rincorsa per cercare comunque nella loro categoria di sfoggiare l'oggetto migliore, la cosa più lussuosa, e le guerre tra poveri si alimentano così all'infinito. Perché il prestigio sociale è qualcosa che noi abbiamo nel DNA ed è quello che ci fa replicare i comportamenti. Quindi se noi agiamo, e deve essere un'azione collettiva, non individuale, su questa dimensione di prestigio, ecco che cambiando quello che un gruppo umano ritiene essere prestigioso all'interno del proprio gruppo, porta a cascata in automatico praticamente tutti i membri di quella cultura ad avere voglia di applicarsi per arrivare a questo prestigio. Questo perché è un meccanismo di sopravvivenza. Noi siamo fatte così, il nostro software è programmato in questo modo perché così noi facciamo gruppo e facendo gruppo facciamo cultura e facendo cultura ci difendiamo da quello che può essere la dimensione di pericolo esterno. Funzioniamo e siamo arrivati ad oggi per questo motivo. Come possiamo parlare di spiritualità che abbraccia tutto e anche di settore olistico, che la parola olistico vuol dire proprio abbracciare tutto, ma dimenticando questa parte fondamentale dell'essere umano?
Ne abbiamo un esempio nelle famose condivisioni dei post problematici. Abbiamo tutte queste emozioni non risolte, di rabbia inespressa, ma anche la sensazione di non essere ascoltati e visti dalla nostra cultura. Anche questo si inserisce nel settore del prestigio sociale. Per cui quello che ci indigna di più noi condividiamo, i post sul maltrattamento degli animali. Ora abbiamo la polizia postale che tutti gli anni ci fa un pippone lungo così sull'opportunità di non condividere questi post. Perché? Perché quelli che fanno il video maltrattando i gattini, quello che vogliono è esattamente quello che gli stiamo dando, la visibilità. E questo non vuol dire allora che dobbiamo castrare la voglia di essere visibili come se fosse negativa. Risposta che ho visto dare da alcune spiritualità. No, il problema semmai è prendere il bisogno e darci una risposta sana. Noi stiamo sbarellando come cultura perché stiamo ignorando i bisogni fondamentali. Ecco che allora qualcuno ha capito che se maltratta un gattino ha quella visibilità di cui ha una fame pazzesca e quando uno è affamato è capace a fare di tutto per attaccarsi al pezzettino di pane che gli puoi lanciare anche se è mezzo ammuffito. È la stessa cosa. Ora proviamo a immaginare che cosa succederebbe se ci mettessimo tutti d'accordo. Io lo vorrei fare un esperimento sociale così. Non so, tutto il nord Italia, perché vivo qui e se no andrebbe bene qualsiasi regione, possiamo dire anche tutta la Calabria se preferisci, si mette d'accordo che per 6 mesi condivide solo ed esclusivamente delle azioni fichissime. Ci sarebbe un moltiplicarsi di persone che fa azioni fichissime. Questo non vuol dire che si cancellerebbe chi invece continua a fare azioni distruttive, perché questa sarebbe un'altra soluzione semplicistica che lungi da me dare, quindi guai se qualcuno poi dice Laura Ghianda ha detto che dovete far così, questo cancella il male del mondo, magari. Certo però che cambierebbe moltissimo. Che seghe mentali mi sto facendo per dire questa cosa qui? Parto da culture realmente esistenti che applicano questi principi, ovvero che non dimenticano di essere un sistema e che il prestigio sociale lo danno nelle azioni a favore di tutte e tutti gli appartenenti alla loro collettività. Ne è un esempio le celebri feste del dono, per esempio in alcune culture native, dove il surplus non è organizzato come abbiamo fatto noi, che diventa un mi accaparro più che posso e semmai mi arricchisco anche di più, ma il surplus è diventato un'occasione per chi lo ha in un determinato anno di condivisione della ricchezza. Questo restituisce prestigio sociale, questo fa in modo che queste società non violente e equilibrate continuino a vivere bene e nella abbondanza di tutte e tutti, non ci sono poveri. Fa riflettere. Dall'altra parte, la seconda conseguenza, ed è la mancanza di percezione della complessità di rete e quindi della consapevolezza di essere parte del sistema umano in tutti i suoi pro e contro. La principale conseguenza di questo è l'esternalizzazione del cosiddetto male. Cosa vuol dire? Vuol dire che quando qualcosa va male si cerca un colpevole esterno a un gruppo che si autonarra come illuminato o comunque senza difetti, che è qualcosa di disumano, per cui questo cattivone esterno starebbe lavorando per distruggere tutto quanto, eccetera, eccetera, eccetera. Questa è una narrazione che continuo a sentire da parte di molti operatori e operatrici spirituali e che è un problema, perché nel momento in cui tu dichiari di voler portare una rivoluzione, una mentalità del genere evita qualsiasi rivoluzione. Sono parole molto forti, ma lo spiego perché. Perché ignora che i meccanismi di questo sistema, di questa cultura e di questo gruppo umano di cui inevitabilmente, volenti o nolenti, siamo parte, sono assorbiti e ben incastrati in ogni cellula del nostro corpo, anche come individui. Questo è qualcosa di scomodissimo da dire e vende poco. Certo, se io ti dico adesso che ti faccio il mio corso, al termine del quale avrai il patentino di illuminato o illuminata
e che siccome tu hai scelto il mio corso, perché? Perché ho fiducia che tu sei quella persona che sta capendo qual è la direzione esatta da prendere, eccetera, 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 tu sei invogliata a comprarlo. Ma allora così ci convinciamo che siamo dalla parte dell'intoccabile giusto e sicuramente qualcuno è dalla parte dell'intoccabile sbagliato. E il casino è che qualsiasi sottogruppo pensa la stessa cosa e quindi, di nuovo, incomunicabilità, scontro e guerra. È inutile pregare per la pace nel mondo. A proposito del mio ragionamento sulla preghiera passiva, puoi trovare l'apposito video in cui ne parlo, ma non fare nulla per cambiare questo modo di pensare e questa visione delle cose, perché non ci sarà nessuna pace nel mondo finché non modifichiamo questo approccio. E quindi non è più il cattivone che è sempre lontano da noi e noi siamo gli unici e le uniche dalla parte giusta. Qua il problema, semmai, è vedere quali semi di squilibrio. Io non parlo di male e bene, attenzione, parlo di equilibrio e disequilibrio, così da non essere fraintesa. Quali semi di disequilibrio ho fatto miei? Faticosissimo renderci conto che abbiamo anche quelli. Abbiamo anche quelli. Io ho anche quelli. Ci lavoro come una matta. Continuerò a lavorarci ancora a lungo. Forse ci metterò tutta la vita, ma nel momento in cui io comincio, prima mi arriverà la sberla, prima mi farò il mio pianto per dire «Oh Madonna, anche io allora?» Sì, dopodiché è soltanto riuscendo a riconoscerli, a guardarli, che posso decidere se e quando farli agire. Mi spiego? E invece adesso cos'è? Stiamo vendendo una spiritualità che porta l'essere umano lontano da questo, al massimo anestetizzando tutto quello che è la dimensione di emozione data dalla vita terrena, che anche questo per me è uno strumento su cui si potrebbe discutere a lungo, ma che evita il lavoro sulle ombre e lo evita con slogan molto facili, ad esempio il fuggire dalle emozioni scomode perché ti farebbero vibrare basso. Noi dobbiamo fare esattamente quel lavoro lì. Dobbiamo anche servirci di tutto quello che è il nostro software, che deriva da millenni di evoluzione, di intelligenza evolutiva, ragazze e ragazzi. E utilizzando tutto il nostro software, allora mettiamo in moto tutta la nostra macchina, tutto il nostro potenziale umano, per riuscire a veramente a cambiare le cose e a instaurare un cambiamento. Quindi, riflessione post video, guarda, osservati attorno. Quante volte e chi riesce a portare questo argomento? Chi parla anche della dimensione del collettivo, che non esaurirà mai la somma di tanti individui? E chi riflette sul bisogno di riconoscimento sociale, sul prestigio dato dalla società, proprio come immenso, enorme strumento che può cambiare il mondo. Radicala con me questa rivoluzione. Lady, I hear your voice calling me through the mists of Avalon.